Cucina e soggiorno sono due ambienti con funzionalità ben diverse, ma ormai spesso e volentieri si vedono insieme in un unico open space. Ci sono i pro e i contro ad avere cucina e soggiorno in un unico open space. Da un lato abbiamo sicuramente maggiore spazio, non avendo pareti divisorie, ambienti più luminosi e sicuramente si aumenta la convivialità, perché potrai parlare con gli ospiti anche mentre cucini. Dall'altro però il disordine classico presente in una cucina quando si preparano le pietanze sicuramente non è nascondibile e anche tutti gli odori non si possono più racchiudere. Ma come si arreda un open space? Lo vediamo insieme in questo video. Ciao, benvenuta su questo canale. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Pronta per l'argomento di oggi? Vediamo quindi come poter arredare al meglio una cucina e un soggiorno che sono uniti in un unico open space. Una buona idea è di cercare di mantenere almeno otticamente separati questi due ambienti, mettendo in risalto le loro diverse funzionalità. Ci sono almeno 7 modi diversi di creare una divisione fra queste due zone. Vediamole insieme. Il primo modo è l'utilizzo di una controsoffittatura e o di una pedana. Abbassare il soffitto di una delle due zone, tendenzialmente forse meglio la cucina, magari con l'utilizzo di faretti incassati, darà l'impressione di una divisione effettiva. Si può anche fare il contrario e decidere di alzare di 1 o 2 gradini la cucina. Anche questo dividerà le due zone. Se poi l'altezza effettiva finale lo permettesse, si potrà decidere di usare sia la pedana che la controsoffittatura, creando così effettivamente due ambienti ben distinti fra loro. Il secondo modo è l'utilizzo di un bancone, di un'isola o di una penisola. Se la stanza è grande e capiente, si può porre un bancone, un'isola o una penisola, a seconda insomma della conformità della tua cucina, che delimiti la zona cottura dalla zona soggiorno. Quest'isola o penisola sarà anche utilissima come piano da lavoro e perché no, anche come tavolo snack. In quest'ultimo caso, mettere degli sgabelli in modo da sedersi dando le spalle al soggiorno e guardando quindi la cucina darà ancora maggiore risalto a questa divisione. Se poi utilizzi delle luci che cadono su questo piano, sarà ancora un ulteriore aiuto per dare l'idea di separazione. Il terzo modo è posizionare un divano di spalle alla cucina. Il divano, posizionato in questa maniera, ovvero in modo che chi si siede guardi nella posizione opposta alla cucina, farà da sorta di muro divisorio tra queste due aree. Aggiungere poi un bel tappeto davanti a questo divano, un bel tappeto grande, aiuterà ancora di più a mantenere otticamente divisi questi due spazi. Se poi per caso il divano dietro non fosse dei più belli, potrai anche metterci una sorta di console o ancora meglio un mobile contenitore. Così, oltre a dividere i due ambienti, avrai uno spazio per riporre, il che non guasta mai. Se poi invece lo spazio fosse troppo piccolo, potrai appoggiare il divano al lato lungo del tavolo da pranzo. Un quarto modo è utilizzare pavimenti diversi.
Usare colori o materiali diversi per i pavimenti delle due zone darà l'impressione di due ambienti divisi. È sempre una questione ottica. Naturalmente non è obbligatorio che sia una linea netta a separare questi due pavimenti, ma giocando con forme diverse le due superfici si possono incontrare anche in maniera giocosa e più morbida. Un quinto modo per separare questi due ambienti è l'utilizzo del colore. Il colore è un alleato davvero incredibile. Potrai decidere per esempio di dividere soggiorno e cucina utilizzando un colore diverso per i muri. Come per la pavimentazione, la pedana o la controsoffittatura è sempre una questione di ottica. L'occhio, vedendo colori diversi, percepisce ambienti diversi. Puoi poi osare colorando con lo stesso colore dei muri anche il soffitto e creerai così una sorta di effetto box. Un altro modo è l'utilizzo di divisori verticali. Tendenzialmente le librerie a giorno, ovvero quelle aperte che non hanno un fondo, possono essere elementi divisori straordinari. Delimiteranno infatti gli spazi, ma senza chiuderli del tutto e lasciando passare sia lo sguardo che la luce. Se poi lo spazio non è sufficiente per lo spessore di una libreria, si possono creare dei divisori a giorno diversi, usando per esempio dei listelli di legno oppure creando delle strutture a nido d'api o a reticolo. L'importante in questo caso è che siano a tutta altezza e che creino una separazione visiva, ma non netta. Si deve poter intravedere quello che c'è dall'altra parte. Un ultimo modo è l'utilizzo di vetrate. Le vetrate sono un'ottima alternativa per dividere soggiorno e cucina. Creano una separazione ma mantengono inalterata la luminosità. Sono poi l'ideale per chi avrebbe voluto due ambienti effettivamente separati perché si ha la possibilità di chiudere totalmente la cucina. Questo permetterà di avere appunto due ambienti davvero separati senza però perdere i vantaggi che l'open space offre. Come sempre, con un po' di accortezza ed equilibrio si possono anche creare divisioni utilizzando insieme due o più di queste soluzioni. Per esempio mi viene in mente utilizzare la pedana, il controsoffitto e anche il colore. Se hai un open space, raccontami come lo hai arredato nei commenti, perché mi fa sempre piacere conoscerti meglio. Scrivimi anche se lo stai arredando e magari hai dei dubbi, io sarò ben lieta di risponderti. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like o con un commento e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale. Ricordati di attivare la campanella così sarai avvisata quando esce il prossimo video. A presto, buona giornata, ciao!